Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere il Poco M3, smartphone che ha attirato fin da subito la mia attenzione perché chi non lo sapesse io sono in possesso e il mio telefono principale è il Poco F2 Pro e mi ci trovo veramente ma veramente bene e sono anche tra virgolette un fan di Xiaomi e Poco. Sono sempre telefoni che mi sono piaciuti, hanno le personalizzazioni che piacciono a me. Quindi sarà sempre una recensione un pelino di parte. Se si guarda la fascia di prezzo in cui è posizionato, mi ha regalato grosse soddisfazioni. Per quanto riguarda la confezione che l'ho trovata un pelino scarna, c'è uno scomparto lì sopra vuoto e non c'è nulla, anche se sinceramente c'è tutto il necessario, oltre alla classica custodia in silicone assolutamente ben fatta con anche la sigla laterale del marchio, graffetta per l'apertura del carrellino SIM, il caricatore da 22,5 watt anche se lo smartphone supporta fino a 18 watt e il cavo di ricarica di tipo C. Io sono in possesso della colorazione blu, io volevo fin da subito la colorazione gialla, ma almeno per le prime 2-3 settimane non era possibile acquistarlo. Loro dicevano che era esaurito, ma io sono rimasto lì dalla mezzanotte, non ho mai visto nessuna disponibilità. Ci sono le colorazioni blu come questa, gialla che è bellissima e ora si può anche trovare tranquillamente, e colorazione nera. Mi ha stupito la cura dei dettagli per questo smartphone, visto che è posizionato nella fascia bassa, perché ha questa banda nera dove contiene la fotocamera e il logo Poco lucida, che mi piace tantissimo. Non piace proprio a tutti, invece a me ha dato quell'idea di avere un telefono esteticamente diverso rispetto agli altri, con la fotocamera posizionata in verticale a semaforo qui con i 3 sensori, e questo effetto finta pelle in policarbonato alla fine è plastica, però bellissima ed è anche ruvida e piacevole al tatto. Non rende il telefono tanto scivoloso. Una volta estratta la confezione mi ha stupito il peso, solamente 198 grammi, peso un po' insolito per una batteria così capiente e anche lo spessore così ristretto. Comunque dopo un po' nell'utilizzo si sente che il peso è un pelino sbilanciato, è leggero però non so, il peso sembra tutto qui sul fondo, come se avesse tra virgolette il culone. Ecco, questo qui è il gergo tecnico per farvi capire un po' com'è il peso di questo telefono. Sulla parte destra c'è il tasto per lo sblocco, tasto leggermente incassato perché comprende il sensore di impronte digitali, piuttosto efficiente, funziona abbastanza bene, non è proprio rapidissimo, però rileva quasi sempre l'impronta digitale, e c'è anche lo sblocco con il volto 2D con la fotocamera anteriore. Appena sopra c'è il controllo del volume e sopra in alto abbiamo il forellino per l'entrata jack da 3,5 mm e l'infrarossi per comandare i dispositivi che supportano un telecomando. Lateralmente carrellino SIM con 3 slot dove potete inserirci 2 nano SIM e una micro SD. Qua sotto microfono, entrata Type-C per la ricarica e altoparlante che è stereo e sfrutta la capsula auricolare come secondo speaker. Purtroppo manca l'NFC e non c'è nemmeno il LED di notifica. Questa qui direi che è una grande pecca, io sono talmente abituato a questo LED di notifica. Comparto hardware, partiamo dalla CPU di fascia bassa Snapdragon 662, che è una CPU uscita nel 2020 appartenente alla fascia medio-bassa, accompagnato da 4 GB di RAM LPDDR4X. Ci sono due versioni, c'è la variante da 64 GB e la variante da 128 GB. Tra le due cambiano le memorie. Nella 64 GB è montata l'UFS 2.1, nella 128 GB UFS 2.2. Direi che nei miei test la differenza è veramente minima, più o meno quei 50 MB in scrittura, e direi che a vista d'occhio non cambia praticamente nulla. Come connettività abbiamo
tutte le connettività del momento, il Wi-Fi 6, il 4G con una velocità massima di 390 MB per secondo, GPS, a dir poco preciso, e come vi dicevo prima manca l'NFC. Ecco, questa è l'unica cosa che manca tra le connettività di questo smartphone. Buonissima la ricezione Wi-Fi e, eseguendo sempre i miei soliti test nella mia abitazione tra virgolette bunker, il segnale della SIM utilizzo Vodafone è sempre inferiore alla media dei miei smartphone, quindi segnale leggermente minore, però tranquilli, non rimarrete offline. Per quanto riguarda il volume della capsula auricolare, buonissimo, volume molto alto, e purtroppo con la MIUI non è possibile registrare le chiamate. La vibrazione è quasi impercettibile, in tasca si sente veramente poco e ho disabilitato qualsiasi feedback della vibrazione nel sistema. Vibrazione che a me non piace più di tanto, mi piacciono sempre quelle vibrazioni nette. Per quanto riguarda l'audio è ottimo, volume non esageratamente alto, e manca quella leggera vibrazione quando vibra qua dietro la scocca per far sembrare di avere un pochino di frequenze basse, però direi stereofonia a dir poco ottima. Se andiamo a vedere il display nulla di eccezionale ma ottimo per essere un telefono di fascia bassa. Si tratta di un telefono in Full HD Plus da 6,53 pollici IPS e una risoluzione di 2340 x 1080 pixel e 395 ppi. Ci sono sempre i classici neri di un IPS, quindi un pelino tendenti al grigio, sempre visibile anche sotto la luce del sole, non ha una luminosità così tanto alta ma è comunque visibile, e ho notato che non trattiene nemmeno così tanto le impronte digitali. È dotato di vetro Corning Gorilla Glass 3. Con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione di Netflix ora supporta anche il Poco M3 e nessun problema anche con la visualizzazione di contenuti streaming tramite Amazon Prime Video. Purtroppo contenuti visibili solamente in HD, non passa mai in Full HD, almeno per il momento. Poi ci sono le classiche gesture per lo sblocco dello schermo tramite il doppio tocco, il triplo tocco con il tasto laterale per attivare la fotocamera, insomma le classiche della MIUI. Per quanto riguarda la batteria come vi dicevo da 6000 mAh, che come fa a starci in un telefono così sottile? Batteria che mi ha soddisfatto appieno, tranquilli, riuscite a soddisfare anche i più esigenti nell'utilizzo e coprirete quei 2 giorni tranquilli senza problemi, e vi posso assicurare che con un utilizzo standard andrete quasi a sfiorare i 3 giorni di utilizzo. Direi che quei 2 giorni e mezzo li coprite tranquillamente. Poi Poco assicura che questo tipo di batteria montato all'interno ci avrà un degrado minore rispetto alla concorrenza e assicura quei 1000 cicli di ricarica, quindi più o meno loro valutano un 2 anni e mezzo senza avere un degrado nelle prestazioni. Poi per quanto riguarda la ricarica sì rapida perché supporta fino a 18 watt, però più o meno per una ricarica completa da zero ci vogliono quelle 2 orette e 40, 2 ore e 3/4. E qui una nota dolente: le fotocamere appartenenti alla fascia bassa, ma vi do questo consiglio: installate immediatamente Google Camera. Allora, questo qui è proprio un primo porting, quindi è ancora in fase sperimentale, però le fotografie, almeno con la cam principale e la cam anteriore, migliorano di parecchio. Al momento i video non si possono effettuare con la Gcam. L'importante è avere un po' di pazienza nell'apertura della Google Camera perché non è così rapidissima, e vi lascio anche qualche scatto qui in sovraimpressione così potete vedere anche voi con il vostro occhio di cosa sto parlando. Comunque è dotato di 3 moduli della fotocamera, 48 megapixel il principale, che presenta dei colori non così decisi ed è sempre presente del rumore digitale negli scatti più bui, ma è comunque un buon sensore per essere montato su un telefono di questa fascia. Vi ripeto, se installate la Google Camera
vi sembrerà di avere almeno un telefono della fascia media. Poi è presente il secondo modulo macro, purtroppo non grandangolare, da 2 megapixel e vi permette di effettuare scatti ravvicinati a 4 cm, assolutamente niente di speciale. Poi l'altro modulo da 2 megapixel, anche lui solamente per l'effetto profondità. Fotocamera anteriore 8 megapixel, per i selfie assolutamente niente di che. Se guardate, prendo sempre ad esempio la mia barba, anche se non ne ho così tanta, si vedono i dettagli un po' pasticciati, non c'è proprio quella nitidezza che sempre con la Google Camera, guardate che differenza, non tanto per la colorazione ma per i dettagli. Per quanto riguarda i video, se avete visto anche il video test pubblicato una settimana fa, registra solamente in Full HD a 30 fps con entrambe le camere, 720p per quanto riguarda la macro. Non è possibile effettuare uno zoom durante la registrazione e la stabilizzazione è proprio minima, se non quasi assente. Video leggermente più godibile con la fotocamera posteriore, perché quella anteriore non è assolutamente niente di che. Lato software, a bordo c'è Android 10 con la MIUI aggiornata alla 12.05, patch di sicurezza di novembre ricevute immediatamente subito dopo l'accensione dello smartphone. Come vi dicevo prima, classiche personalizzazioni della MIUI e il launcher di Poco, personalizzazioni minime che a me piacciono. Odio però avere preinstallato le applicazioni che vogliono loro e i giochi, c'erano 6 giochi tipo un Fruit Ninja cinese, applicazioni e giochi che assolutamente non mi interessano e voglio installare io, quindi prontamente disinstallate subito. Per quanto riguarda nell'utilizzo, non è assolutamente un fulmine. Il termine giusto l'ho chiamato imbambolato, in certe situazioni non è reattivo e nel multitasking, quando si cambia tra un'applicazione e l'altra, qualche lag nell'entrare nel multitasking, qualche piccolo lag nell'animazione per aprire un'altra applicazione, insomma ci sono sempre questi scattini, soprattutto nelle animazioni, che non rendono fluida l'esperienza utente. Come tutte le animazioni presenti nel telefono sono sempre scattose. Per quanto riguarda l'utilizzo social come Facebook e Instagram, basterà aspettare quei 2-3 secondi per l'apertura e una volta renderizzato il tutto è piuttosto fruibile lo scorrimento della home. Direi che anche la creazione delle stories è fattibile, sempre presente qualche piccolo lag tra un'animazione e l'altra, però assolutamente nulla di drammatico, come anche la navigazione web. Qualche secondo per renderizzare la pagina e poi lo scorrimento è fluido. Apprezzo assolutamente l'utilizzo della radio FM, anche se ho letto qualche notizia che vogliono toglierla su tutti gli smartphone, vabbè che ormai tutti ascoltano le radio online, e porta infrarossi, spettacolare per comandare qualsiasi TV, che è sempre comoda. Per quanto riguarda il classico test con Real Racing, si avvia in 16 secondi, l'esperienza di gioco è buona e con caricamenti nella media. Subito all'avvio ho notato che la qualità grafica è stata impostata automaticamente ai livelli minimi, però anche in presenza di avversari il gioco è molto fluido e vi posso assicurare che avere uno speaker stereo il gioco è ancora più coinvolgente. Nessun problema per quanto riguarda nell'utilizzo stress con le temperature, ho notato solamente la placchettina qua sopra lucida che si surriscalda soprattutto in questa zona, però assolutamente non calano le prestazioni. Questo smartphone può essere un best buy o meno, tutto dipende sempre da quanto volete spendere per uno smartphone, perché gli unici difetti tra virgolette che ho riscontrato sono la mancanza dell'NFC e il LED di notifica. Direi che poi se andate a vedere il prezzo assolutamente sono difetti trascurabili. Il costo ufficiale è di 159 euro per la versione da 64 GB e 179 euro per la versione da 128 GB. Già subito dal day one si poteva trovare scontato e praticamente almeno una volta a settimana anche sul sito direttamente di Xiaomi si trova scontato 128 e... ho sbagliato?
129 euro e 149 euro, 64 e 128 giga. È un ottimo acquisto se lo volete regalare a vostro figlio oppure un genitore che non ha tutte quelle grosse pretese, perché questo è un ottimo acquisto per lo più se lo trovate scontato, perché a 180 euro circa si può trovare anche semplicemente il Poco X3 oppure il Redmi Note 9 anche sui 160 euro circa si riesce a trovare, quindi se lo acquistate scontato è assolutamente da comprare. Se invece lo volete acquistare al prezzo ufficiale si va a scontrare con la concorrenza, insomma sempre concorrenza in casa Xiaomi. Versione da 64 giga secondo me la migliore, 129 euro e via. Insomma, direi che all'inizio notavo tutti questi lag, notavo un po' di lentezza, poi non so, anche se sono un utilizzatore piuttosto esigente, dopo queste 3 settimane, se non qualcosina di più, non noto più tutti questi rallentamenti, forse sono io che mi sono adeguato a questa velocità. Adesso ritorno al mio Poco F2 Pro e poi dopo vi farò sapere se riesco a riadeguarmi alla velocità di quello smartphone. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog!